Ehi, eccomi qui, di nuovo a rompere le palle. Questo gadget di sicuro vi garberà. Ci scommetto che ognuno di voi lo vorrebbe appeso al muro oppure sopra la scrivania in bella vista. Sto parlando di Pixo, non so bene come si pronunci, lo schermo pixelato prodotto da Divum, azienda che si dedica proprio a questi gadgettini. Un suo prodotto molto esclusivo è questo computer con tastiera meccanica. Ganzissimo. Allora, potrebbe sembrare solo un gioco per tenere i mocciosi distratti dalla lagna, ma è di più. Su questo affare potete riprodurre qualsiasi cosa, da una semplice immagine fissa, a un video a loop infinito, a una scritta, a un termometro, a un fonometro, a un cronometro, a un segnapunti, a qualsiasi cosa. Prima di tutto qualche caratteristica tecnica, è un 8.6 pollici, quindi per farvi capire è la dimensione di un tablet standard. Per darvi un'altra misura, 21.6 x 3.7 x 20.3 cm. Elabora 16 pixel x 16 pixel. Ha una batteria inclusa, ricaricabile tramite cavo USB-C. Cavo proprietario, non è stato preso da altre aziende, ma lo fa proprio Divum. Comunque, la batteria ha un'autonomia di circa 20 ore, ma con grande probabilità avrete il cavo sempre attaccato per comodità. Come tipologia di schermo è un LED, chiaramente, decisamente luminoso, anche se non ho potuto vedere quanti nits possiede. Come si configura? Come si imposta? Attraverso l'applicazione per Android e iOS. Sarebbe stato micidiale avere un sito web dove col proprio profilo si faceva tutto quanto, immagino chi non ha uno smartphone supportato. Vediamo un po'. Prima di tutto dovrete registrarvi nell'app, non occorre neanche confermare il profilo tramite email. Una volta fatto l'accesso aggiungete il nuovo dispositivo facendo attivare il Bluetooth. Fatto ciò, ora potete liberare la vostra creatività. Nella schermata principale avete tantissime configurazioni da aggiungere, veramente l'imbarazzo della scelta. Vi potete aiutare con le categorie. Per ogni template potete eseguire varie azioni come personalizzarlo, condividerlo, salvarlo e potete vedere chi lo ha creato con tanto di nome utente, provenienza, livello e data di creazione. Sulla pagina Esplora ci sono dei template di base, cioè fatti proprio da Divum, interattivi, cioè che eseguono delle determinate azioni. Non sono solo immagini, ecco, ve li mostro alcuni alla fine del video. Sulla pagina canale potete personalizzare la grafica, come il colore e l'illuminazione. Inoltre ci sono altri template anche progettabili. In musica potete scegliere un brano da far riprodurre nella cornice, potendo salvarlo per riascoltarlo in un altro momento, oppure ricercarlo tramite le riproduzioni recenti. L'audio può essere pescato dai servers di Divum oppure dalla memoria locale. Queste sono le impostazioni dove potete controllare il profilo utente, le opzioni del dispositivo collegato, le info di esso, con la possibilità di aggiungerne degli altri. Per farvi un'idea, in cima trovate tutti i prodotti relativi alla marca e poi nient'altro. Dai, non vi faccio vedere tutto, altrimenti il video sarebbe infinito. Vi lascio poi a voi sbirciare nelle singole configurazioni, così potete sbizzarrirvi. Io adesso vi mostro quelle di base. Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti. Io lo vedo molto divertente, soprattutto per un regalo, tipo ora che siamo a Natale, sarebbe un prodotto perfetto. Ci vediamo ad un prossimo video.